Allora ragazzi, oggi siamo in un posto particolarissimo, Moreno sta tenendo la telecamera, quindi siamo io e lui. E è un posto dove ho un bigliettino perché se no mi dimenticherei tutte le date e non sarei con voi molto preciso. Il 16 novembre del 1947 alle 6:20 della mattina, dove ci troviamo, è esplosa una polveriera. Esplodendo questa polveriera ha causato danni irreversibili alla cittadina, per buona parte della cittadina nei posti limitrofi a questa polveriera, che purtroppo non abbiamo trovato, e adesso vi spiegheremo anche il perché. Però ecco, nonostante i danni non sono morte tante persone. Per la precisione è morta una donna che si chiamava Teresa, scusate ma non ci vedo, Teresa Romè con l'accento, di 67 anni, e non morì a causa dello scoppio della polveriera, dell'esplosione della polveriera, ma morì di paura, proprio di infarto. E a parte questa morte non ce ne furono altre, strano a dirsi, perché insomma dopo un accadimento di questo tipo doveva essere una strage. Noi qui siamo venuti a vedere cosa succederà, se riusciremo anche a parlare con la defunta, con la signora. E però Moreno ha aggiunto anche un'altra cosa, alla mia sinistra si sente il fiume è il fiume Ticino, per la precisione. Ecco, nel XX secolo questo posto fu anche teatro di fuggi da parte di briganti che dovevano scappare da questo posto. Tra l'altro questo documento non lo sto raccontando io, né tantomeno me l'ha raccontato Moreno, ma è documentato su un documentario che ho avuto modo di vedere proveniente dalla TV svizzera. Quindi insomma siamo in un posto carico di energie. Adesso io non so se intercetteremo qualcosa o se non si sentirà niente. Noi siamo qui per scoprirlo e vedremo che succederà. Ok ragazzi, allora come dicevo in presentazione, la polveriera è praticamente davanti a me, se c'è. Non ne siamo sicuri perché non è da escludere che possano averla anche abbattuta, questo noi non lo possiamo sapere. Sta di fatto che abbiamo la quasi certezza che sia qui, perché c'è un cancello là, è completamente chiuso, sbarrato, alto veramente diversi metri, e sarebbe improponibile oltrepassarlo. Però come dicevamo, la polveriera ha causato danni in tutta la cittadina, quindi noi siamo a ridosso della polveriera, quindi se qualcosa catturiamo lo catturiamo, perché siamo veramente ai piedi della polveriera. Vediamo che succede. Adesso vi faccio salutare Moreno che è qui con me. Ciao ragazzi, tutto il canale, tutti i fan di Corrado. No, di tutti, non di Corrado. Beh, era battuti. E niente, qua avevo letto che volevano recuperare il posto, però non è... sono anni che se ne parla, ma nessuno... Beh, come sempre, è un classico all'italiana questo. Allora, come dicevamo, noi siamo venuti a cercare la persona che è l'unica persona che è morta da queste parti dopo il disastro avvenuto nel 1947. Però come dicevamo sempre in presentazione, qui è stato anche un luogo di persone che volevano sfuggire attraverso le vie fluviali del Ticino, che è sulla mia sinistra. Questa zona è molto carica, vediamo se riusciamo a scoprire o a vedere o sentire qualcosa. Allora io direi di partire subito a bomba e chiedere se c'è qualcuno qui. Se c'è qualcuno, noi abbiamo uno strumento che si illumina, è necessario solo avvicinarsi per poterlo far brillare. Qui abbiamo letto che c'era stato un disastro tanto tempo fa. Se c'è qualcuno che può testimoniarlo attraverso il suo passaggio vicino ai nostri strumenti, lo possiamo confermarlo. C'è la signora Teresa? Io ho sentito tu. Sembrava quasi... magari è il tuo stomaco, magari. Quella Madonna. No, possibile? No, sai, quando uno ha fame magari brontola lo stomaco. No, No? anche perché poi io non ce l'ho più, quindi... Ah, ok. Io ho sentito tipo un tu, proprio tipo 3 colpetti, così, proprio appena.
qualcosa che spaccava, tipo un ramo che si rompeva. Forse sì. Ancora. Tu. Ho sentito ancora tu. Allora, si sente il fiume, però non è quello che sto No, sentendo. qua è come se qualcuno sta facendo dei passi. Esatto. C'è qualcuno qui? Ci rendiamo conto che forse siamo i primi a venire in questo luogo e magari non siete abituati a vedere persone che cercano qualcuno, però ci fareste un gran regalo se lo faceste voi. Noi siamo solo curiosi, non vogliamo disturbare nessuno, siamo solo curiosi in cerca di risposte. Esatto, poi era morta solo la signora Teresa, però nel 47 Esatto. magari non ci saranno tutti o quelli che lavoravano sono passati a miglior vita. Ah beh, certo, assolutamente. Sì, giusto, è un dettaglio da non trascurare perché adesso potrebbero esserci anche persone che lavoravano qui e che non sono morte a causa dell'esplosione, ma che sono morte per cause naturali, però magari qualcosa è rimasto in questa zona, oltre alla signora Teresa. Ancora, però di là ho sentito tum, questa volta uno solo e più forte, e non i colpettini di prima. C'è qualcuno? Intanto perché non prendi il REM pod, magari lo mettiamo già giù. Guarda che si illumina. Ah, si è illuminato il K2 ragazzi, aspettate che ve lo faccio vedere. Adesso sicuramente giro la telecamera e non brilla più, però. Ancora. Ha brillato? Sì. Porca vacca. Si vede qua il REM-pod? Sì. Ragazzi, il mio zaino è vuoto, eh. Io quello che c'era l'ho tolto, ce l'ho in mano, quindi è completamente vuoto. Guardate che roba. Sai che una cosa così mi era successo anche alla Rotta? Dove? Il castello della Rotta. Sì, anche a me. Appoggiavi giù e trovavi. Esatto, anche a me. E non è che ci sono. Ecco, a maggior ragione posiamo il REM pod, visto che sta brillando il K2. Ok, allora adesso abbiamo messo giù uno strumento diverso dall'altro. Fa la stessa cosa, però questo fa... Va che brilla. Il K2 brilla. Sì. Porca miseria. È strana sta cosa, eh. Io mi sono allontanato perché così almeno si capisce che non è interferenza. No, ma non c'è nessuna interferenza, oltretutto è per terra ragazzi, guardate, brilla ancora. Se c'è qualcuno può avvicinarsi ancora allo strumento che ho in mano? Oppure come dicevamo prima ce n'è uno a terra. Leggermente diverso ma con la stessa funzione. Suona. Però non fa niente, non c'è da spaventarsi. Abbiamo un vocabolario virtuale che serve per catturare le parole che voi volete dire. Portalo. Cos'è? Portalo. Portalo? Cosa dovrei portare? Morto. Morto? È interessante. Allora sappiamo che qui sono morte è morta una persona.
Ci puoi dire qualcosa di più? Sei una donna? Niente, tutto fermo, però l'anomalia è il discorso cioè sì del K2 verso terra e poi quel rumore che ho sentito 2 volte e poi uno più grosso, un tonfo più grosso sempre da quella parte. Io proverò a mettere giù anche le palline. Allora, abbiamo aggiunto un altro strumento, è una pallina di plastica messa per terra. Se passa qualcuno e volete toccarla, lei si illumina. Però sei illuminata. No, no, era perché l'ho toccata io. Ah, ok. Provo anche il mio generatore di parole, vediamo se succede qualcosa. Accendo anche l'altro. Avevo scaricato da SMS. Ci sta ascoltando qualcuno? La signora Teresa o altre persone che sono transitate in questo luogo? Destino. Destino. Allora, il destino è stato brutto per voi, ammettendo che parliate della polveriera, perché avete perso qualcosa Nell'oscurità. Nell'oscurità, ok. Noi siamo nell'oscurità, infatti. Non possiamo neanche accendere troppe torce perché da qui a poco c'è un vicinato, cioè ci sono delle case. C'è la signora Teresa qui oppure qualcun altro che ha vissuto in questo posto e ha lavorato in questo posto? O magari qualche brigante che è scappato di qui? Però qua si parla di tanto tempo fa. Niente, non... Angelo. Angelo. Allora, Angelo vuol dire che è una persona che si Vivo chiama... qui. Vivo qui. Ok, vivi qui, quindi vuol dire che sei rimasto in questo luogo? Eri molto legato a questo posto? Si è sentita una voce? Anch'io. L'hai sentita? Sì. Ho sentito una voce da là, ragazzi. Era abbastanza netta anche, eh? Sì, non ho capito cosa... E neanch'io. Però si è sentita bene. Sembrava quasi un lamento, però non ci metterei la mano sul fuoco. Cioè, è assurda una cosa. È assurda una cosa, Moreno. Si è sentito il vento, ma non si muove una foglia. Ha brillato? Passi, Indiscutibilmente. passi di qua, indiscutibilmente. Ho sentito dei passi, però potrebbero essere anche animali, Su. ragazzi. Su, ragazzi, allora il su sta per il posto dove potrebbe essere la polveriera che adesso noi non riusciamo a essere in grado di trovare. Però è dopo questo terrapieno la polveriera, perché là c'è un cancello dove c'è un accesso vietato e per di più, anche volendo fare i furbi e non lo facciamo, è alto più di 4-5 metri quel cancello, quindi... Ma probabilmente la polveriera ha bisogno anche dell'acqua, perciò era vicino. Certo, Ticino era qui. È qui, non era. Brilla. Sì, brilla. Ok, quindi sembrerebbe che ci sia qualcuno a farci compagnia. Volete cambiare strumento? Oltre a quello che manda il mio amico Moreno? Patetico. Patetico, grazie. Siamo patetici? Può darsi, perché cerchiamo qualcosa che magari non siamo in grado di percepire con gli strumenti che abbiamo noi.
Però aiutateci, magari ci rendete meno patetici. Però è strano che interagisce col K2 e non interagisce con gli altri strumenti proprio per niente, né con la pallina né col REM pod. Il K2 ogni tanto ci illumina sempre. Quando lo metto in quella posizione qua. È questo che mi fa pensare, perché di là c'era la polveriera sul terreno. Sei un cantante? Io sono un cantante, sì, è vero. Sei riuscito a capirlo? Sei qua in mezzo? In effetti ragazzi è qua, eh? Ancora? Eh sì, sempre di là. È assurdo. Guarda, ancora. E tra l'altro sono piccole interferenze, piccoli segnali. Quindi mi viene da escludere che possano esserci, che ne so, cavi dell'alta tensione, robe del genere, ma perché non c'è niente qua. No, ma non c'è niente. Ma poi se ci fossero anche stati, ci sarebbe il K2 a bomba, cosa che non è. Sono timidi segnali, però li dà. La polveriera è davanti a noi? Arrivederci. Arrivederci. Non ci vuoi qui? Prova a rispondermi, la polveriera è dopo questo terrapieno? Ce lo puoi confermare? Sacrificio. Sacrificio. Sono state sacrificate non tante vite quanto una, però non è morta a causa di questa tragedia, ma è morta a causa di un infarto, per paura, per la paura. Guarda che si illumina. Sì, ma sempre di qua, sempre rivolto verso il terrapieno. Se ti giri non brilla più. Cioè, assurdo. Ma poi brillava anche quando era per terra. Cioè, per terra sempre rivolto di là, perché lo zaino è qua. Non parla più neanche il generatore. Non dovresti essere qui. Non dovresti essere qui. Ok, ci rendiamo conto che siamo venuti a seccare probabilmente. È già 2 o 3 volte che ci dite che non siamo i benvenuti. Però noi facciamo 2 o 3 domande e poi ce ne andiamo. Era giusto per capire se effettivamente qualcosa o qualcuno è rimasto qui. Parlare. Sì, parliamone. Non è un problema, parliamone pure. No, quella sarà una no. Quell'altra che se sentite il sottofondo era una no. No, però io ho visto una luce là e continuo a vederla. Ragazzi, non si può vedere perché non ci arrivo con la telecamera fin là. Però vedo una luce in mezzo a tutti quegli alberi là. E vi assicuro che non c'è niente di là. Ancora. Non so se la sto riprendendo, se riesco a farvela vedere dalla telecamera. Signora Teresa è qui con noi? Ho sentito ancora una voce. Anch'io. Anche tu? Cioè, non si può non sentire, eh? Ragazzi, spero solo che di averla registrata. Se no, sembra che vi vogliamo vendere aria fritta.
e non è l'acqua, attenzione, perché è un po' come l'indagine che abbiamo fatto sulle rive di quel fiume Moreno, a volte l'acqua può fare strani scherzi, però non è l'acqua, perché arriva anche da da un altro posto. Niente, sempre qua. Quando lo metto qua Lo Quando intendevo davvero. lo intendevi, È guarda, è difficile. impazzito. guarda, è impazzito quando lo Voglio metti parlare. lì. Vuoi parlare? Ok, parla. Ragazzi, sempre quando mette il K2 verso il terrapieno, sempre. E dà delle scosse, e poi basta, si ferma. Raffica e poi si ferma, raffica e poi si Non ferma. andiamo oltre lì anche perché c'è Ancora la sterpaglia alta. brillato. C'è Sì, la no. sterpaglia alta e ci No, sono no, anche ma pieno di poi ragni. sì, ma a parte quello, ma poi inizia la salita, lì non sai dove metti i piedi. Magari ancora un urlo. Hai sentito? Sì, Ragazzi, Destino. destino. guarda che è stato il destino che Certo. praticamente dallo scoppio te ti sei spaventata così tanto che ti è venuto Ascoltare. Ok, se ci vuoi ascoltare ci farebbe molto piacere. anche noi se potremmo ascoltarti ovviamente in un secondo momento quando Esatto. lo ascolteremo con le cuffie. Oppure prova a parlare attraverso questo vocabolario che ho in mano. Tu parla e questo vocabolario raccoglie le tue parole e ce le fa sentire. Ancora, guarda. Brilla. Cioè, assurdo, eh? Vedi, adesso è fermo. Ok. Se lo giri di qui è fermo. Se ti sposti verso il terrapieno si attiva. Adesso per la legge di Murphy non succederà. Però vi assicuro che anche se non lo inquadravo Moreno questa cosa l'ha fatta 10 volte. E io ci facevo caso. No. No. No cosa? Sei dispettoso allora? Ma allora mi sembra un po' ostile, eh? Chiunque sia, io ho l'impressione che non si stia parlando con la signora. Però magari mi sbaglio io. Assolutamente. Assolutamente, ecco, perfetto. Parlare. Parlare. Eccolo che secondo me. Ok, assolutamente, quindi ho detto no, assolutamente. Quindi non stiamo parlando con la signora Teresa. Con chi stiamo parlando? Innanzitutto prova a dirci se sei una donna o sei un uomo. La pallina. La sto inquadrando. La pallina, Moreno. Si è attivata la pallina. Nemmeno vicino. Nemmeno è vicino. Ok. Ragazzi, si è attivata la pallina. È qui. È qui. Ok, l'abbiamo visto che è qui. Sta venendo l'ansia. Cioè, stiamo parlando con qualcun altro. Quindi... Cioè, quando... Guarda, brilla il K2. Però è strana sta cosa qua. Quando abbiamo deviato Maledetto. Maledetto. Sei un'entità buona o malvagia? Non te lo dirà mai. Corrotto. Corrotto. Sei cattivo? Sono frasi che ti lasciano perplesso perché non conosciamo bene la storia noi, se non quello che abbiamo letto, che è veramente poco rispetto a quello che dovremmo magari sapere. Hai fatto Si sta nascondendo. Nonna. Non. Chi si sta nascondendo? Passi. sentiti anch'io. Ma di C'è brutto. una luce là sulla destra, Dove? di fronte a te. Una luce. Quella che ti ho detto prima No, io. no, proprio sulla destra tra quegli alberi. Di qua? Sei proprio diritto a dove sei te. Esatto, quella che ho visto prima. Ma non in alto, quello là può essere un aereo, eh. No, 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 dietro gli alberi. Un metro. Ah, dove ti illumino io. Più o meno con l'altezza. Sì, sì, lo so, è quella lì. Vengono. Cioè, ragazzi, quando abbiamo abbandonato la pista della signora Teresa ha cominciato a brillare di più il K2. La pallina si è attivata. Vicino a quei rami di qua. Eh? Ho sentito ancora tipo qualche passo. Vai.
Ma ci vuoi mandare via? Questo è il mio posto. Ancora l'ha detto? Sappiamo che il tuo posto sei illuminato. Sì, sì, lo so. Ragazzi, sta Sappiamo cambiando l'indagine qua, eh? Cioè- Sappiamo che è il tuo posto, non te lo vogliamo rubare di sicuro. Assolutamente no. Ma ci vuoi mandare via o possiamo rimanere un po' ancora con te? Più vicino. Più vicino. Dove dobbiamo andare più vicino? Eccolo. Sì. Guarda che è impazzito. Sì, sì, sì. La pallina. Ancora la pallina. Bene. Bene, ok. Hai capito che sei in quella posizione qua, noi ovviamente non ti possiamo vedere. Ok, la pallina si è attivata. Ragazzi, ogni volta che cambiamo discorso, cioè che non si parli di polveriere, salta fuori qualcosa, eh? Cioè, è assurdo. Hai sempre abitato in questo posto? No, a me viene da dire che qui la polveriera non c'entra più niente. Noi siamo venuti per una cosa e ne stanno succedendo altre qua. Sei un brigante? Sono bloccato. Sono bloccato. Da cosa? Da chi? Possiamo aiutarti in qualche modo? Successo. È successo? Allora, ragazzi, il generatore dice cose che non riusciamo La a pallina collegare. continua a illuminarsi, non La continua a pallina. illuminarsi. Ok. Ecco, qua adesso sta impazzendo con il K2 a fondo scala. Ragazzi, la pallina brilla. Porca vacca. Non c'è modo. Non c'è modo di liberarti. Ma sei finito nel Ticino, sei caduto. Esatto, sei un... Guarda, Cosa c'è? fondo scala. Ma porca vacca. Quando gli ho detto nel Ticino Sì, fondo sì, scala. no, ma è assurdo. Giù. Giù. Io ho Folle. detto, quando ho detto che potevano probabilmente anche essere contrabbandieri che andavano verso il Ticino, giù. Adesso voglio avvicinarmi al Occhio fiume. che non si vede la Sì, no, no, no. Ragazzi, qua mi sa che stiamo parlando con... Moltissimo. Sì, sì, no, no, ci vedo. Parlare. Parlare, ok, Mi parla sto pure. muovendo. Mi sto muovendo. Mi sto muovendo anch'io. Lo so, immaginavo, guarda. Perché ci stiamo avvicinando. Allora, noi siamo sulle rive del Ticino, dove probabilmente sei fuggito da qui per scappare. Sei un fuggiasco, un contrabbandiere? Stiamo parlando con voi o con te? È fermo, fermo, fermo. Lo so. Ragazzi, Sono proprio qui. sono proprio qui. Non ci credo. Sono proprio qui. Ok. Ti sta Benissimo. toccando. Ti sto toccando. Bene. Ragazzi, Operazione. operazione, vabbè. Idiota. Sì, no, ma è già 3 volte che ti dà dell'idiota stasera. Però è proprio il tipico modo del malavitoso, mi viene da dire. No? Ti sto toccando e ovviamente è suggestione, ve lo dico già adesso in partenza, ma a me è venuto un brivido. Qua c'è pieno di ragni, Sì, sì. di fronte a te, torna di là. A me quando ho detto ti sto toccando è venuto un brivido, al 110% è suggestione, però mi è venuto un brivido. Cioè, assurdo, eh? Siamo venuti a cercare una cosa e ne troviamo altre. Che poi era in preventivo sta cosa, perché sapevamo già che c'era anche questa storia. Almeno possiamo provare. Sei qua vicino a me? Ragazzi, però la cosa assurda è che me ne sono andato da Moreno e non brilla più. No, adesso guarda. Sì, ma rispetto a prima... Vabbè.
Allora, Prigione. prigione, ecco, contrabbandiere cosa faceva? Poteva andare in prigione, quindi fuggivano da qui. Vieni avanti. Vieni avanti, io non posso venire avanti. Se vengo avanti cado nel fiume. Sono proprio sulla riva. Esatto, nessuno di noi ti vuole arrestare, noi non siamo poliziotti. La pallina è ferma? Allora vedi, mi sa che allora o è attaccato a me perché quando ero lì brillava tutto e adesso non brilla più perché io sono qui, o non so altre spiegazioni. Rapina. Rapina, tutte cose, sfuggire, rapina, eh, prigione, Briganti. prigione, tutti briganti. Sì, esatto, l'argomento va lì, non c'è niente da fare. Riesci a far illuminare ancora la pallina che sto illuminando adesso? Allora io mi sto avvicinando ancora al mio amico, se vuoi continuare a seguirmi fallo, però non attaccarti su di me, perché poi devi rimanere qui quando ce ne andiamo. Inferiore. Inferiore, ok. E inferiore potrebbe essere inferiore la zona, quindi... Non dovresti essere qui. Lo so che non dovremmo essere qui. Vieni qui. Vieni qui, non dovresti essere qui. Passati più sulla destra che c'erano i ragni. Ragazzi, questi sono uccelli, E qui la pallina mi piace la schiaccia. No, quello eri te, sei passato te vicino. Sono passato io? Sì, e mica qua. Non lo so, io non sono... Sì. Sei stato te. Sono stato io. Sei Allora, passato vicino. prova a passarci tu, fai la strada che ho fatto io, scusami, Non sono mica così sicuro. Non suona. Voglio dire, non suona, Redenzione. No, non suona. No. No, vedi. Adesso sì, hai messo il piede sopra quasi, Vabbè ragazzi, Sepolto. sepolto. Ok, abbiamo il dubbio che possa essere stato io, quindi per il REM pod non mettiamoci... Cioè non diamo per scontato che sia stato... Sta sepolto qui. Ragazzi, qua è fermo adesso. Allora, adesso sta anche parlando meno, per me è andato via. Però ragazzi, quando sono partite minacce, insulti, argomenti mirati sul discorso del carcere e tutto quanto, quindi qui per me si sta parlando di altro, non di Polveriera o della signora Teresa, assolutamente. C'è qualche... Psichico. Allora, noi non siamo poliziotti, non siamo qua a giudicarti o a condannare il tuo reato, il tuo gesto. Guarda. Sì, vedo. Fuoco. Fuoco, anche questo cosa può voler dire? Fuoco può essere anche il fuoco delle armi. Allora, non siamo qui né a giudicarti, né a arrestarti, né a imprigionarti. Siamo qui a fare delle domande. Intrappolato. Sei intrappolato, ok. La trappola che ti hanno teso per catturarti, forse? Sì. Vedi che si illumina. Ragazzi, sta brillando il K2 a comando adesso, E anche verso il fiume, non più verso il terrapieno. Ma dove ti trovi adesso c'è del fuoco? No, vedi che non ti dice niente. Cioè, non rispondi. Tra poco noi dobbiamo andare. Esatto. Mi ha fatto piacere parlare un po' con noi, dire qualche cosa, quindi quello... Allora, io direi di fare una cosa, Moreno, prima di andare via, andiamo via, però non spegniamo gli strumenti, andiamo verso la macchina con gli strumenti accesi.
Allora, qui è stata veramente un'indagine particolare perché siamo venuti, come dicevamo prima, per capire se trovavamo questa signora Teresa o comunque persone che abbiano avuto a che fare con il disastro della polveriera, ma ci siamo resi conto che così non è stato, almeno pare. Finché non usciamo non possiamo chiudere l'indagine come Dio comanda, però abbiamo sentito anche 2 o 3 voci che andranno esaminate, e poi il K2 che ha brillato, il REM pod che non sappiamo se siamo stati noi o no, quindi lì c'è il dubbio, ma la pallina almeno 2 o 3 volte, quindi interessante. Allora, se intanto che ci allontaniamo tu vuoi dirci qualcosa, noi abbiamo ancora il vocabolario aperto. Vuoi vedere che adesso che siamo qui non succede più niente? Per me era là il problema, perché ci stiamo allontanando dalle sponde del Ticino e infatti non brilla. Io l'ho detto, quando ci allontaniamo dal Ticino basta, e infatti adesso il Ticino è molto lontano rispetto a noi perché fa una mezza S sta strada, per cui si è allontanato. Un po' si sente ancora, ma rispetto a prima eravamo proprio sulla riva. Ragazzi, adesso giusto per la cronaca è creepy da morire sto posto. Cioè proprio, fai vedere Moreno che tipo di posto, in che tipo di posto ci stiamo approcciando, stiamo camminando. Sto sempre cercando di vedere se si vede qualche rudere. Lo so, anch'io sto cercando di capire se si vede qualche rudere, ma non si vede un fico secco qua. Allora, confermiamo per l'ennesima volta, ragazzi, che con più ci allontaniamo, con più gli strumenti tacciono. Quindi il K2 ha smesso di brillare completamente e il generatore di parole non parla più. Quindi mi viene da dire che quello era il posto caldo. Però il generatore ha dato risposte strane, non si riusciva a capire. Inizialmente poteva essere anche inerente alla polveriera, ma dopo no. Dopo abbiamo avuto la sensazione di parlare con qualcun altro e tra l'altro anche questo ipotetico qualcuno sbeffeggiandoci ed essendo anche poco accogliente, quindi comunque è una delle rare volte che effettivamente sento il cosiddetto brivido, un po' perché, come dicevo prima, la suggestione ti porta ad avvertire certe cose. Addirittura poco prima il generatore ha detto ti sto toccando, no? In quel momento il brivido è scattato, però come sapete noi prima di dire le cose più grosse di noi ci pensiamo 2 volte, insomma. Però la suggestione fa dei grossi, come dire, dei grossi danni se non si sa gestire. Allora, mentre stiamo camminando, stavamo notando che qui il terrapieno non ha una fine, non si vede, cioè sembra una montagna, ragazzi. È assurdo perché non si vede un fine. E qua non ci sono montagne. No, assolutamente, siamo nella pianura più padana del mondo. Esatto, siamo vicini a Pavia. Esatto. E vicini a Milano, un confine, quindi... No, qua di montagne non ce ne sono terrapieni creati appositamente, e mi viene da dire anche per nascondere tutta quella parte che, tra l'altro, Moreno, ecco, adesso notizia fresca, mi ha appena detto, cioè poco prima dell'indagine, che è in corso un tentativo di ristrutturazione e di recupero di questo posto, non tanto di ristrutturazione quanto di recupero, per cui se la cosa fosse vera ovviamente l'hanno ben blindato sto posto. C'era scritto c'era scritto su internet che è stato recintato. Infatti. Allora, il recinto di cui parla Moreno con tutta probabilità era il recinto dove abbiamo parcheggiato la macchina, perché c'erano dei cancelloni.
Per quello che riguarda il delimitare la zona sono questi terrapieni, quindi mi viene da dire che effettivamente quello che Moreno ha letto corrisponde alla verità. Ma se lo vedo, te lo mando, magari puoi anche pubblicare. Certo. Ragazzi, allora voi dovete capire o dovete immaginare con quanta inquietudine io in questo momento stia affrontando questa camminata. Allora ragazzi, prima di arrivare alla macchina è successa una cosa inquietante. Abbiamo trovato una macchina a fari spenti che faceva avanti e indietro, tra l'altro una macchina tutta rotta, non era un controllo di polizia, non erano metronote, niente del genere, era proprio un Peugeot tutto scassato che faceva avanti e indietro e continuava a fermarsi a guardare dentro la macchina di Moreno. Ora, può essere niente, può essere tutto, però ci siamo cagati addosso, quindi noi adesso siamo fermi lungo la strada e sperando che sta gente se ne vada, perché sennò effettivamente diventa inquietante, non riusciamo a muoverci da qua. Ma di che colore era la macchina Moreno? Bianca. Ma hai visto che c'era dentro? No, non si vede, era tutto scuro dentro, come se non ci fosse dentro nessuno. Ah bene, ancora peggio. Ma adesso c'è ancora no? No, c'è solo la mia macchina. Ah, ok. E allora avviciniamoci pian pianino, sì, però non esageriamo, prima che c'è una mezza curva, prima che spuntano da dietro. Aspetta un attimo. Minchia, ma finire così proprio. C'è qualcuno che ci insegue, corretto.